68 bombolette di schiuma poliuretanica, una montagna di perline, una pandemia nel mezzo, 200 giorni di lavoro circa e ancora non è finito. Oggi ho deciso di fare il video del furgone e farvi vedere come l'ho allestito. Prima di aprire la porta e farvi vedere com'è dentro, dobbiamo fare un passo indietro. Anzi 2, facciamo 3. Facciamo 3. Se aprissi la porta e vi facessi vedere cosa c'è dentro, non avrebbe senso, non trasmetterei niente. Sì, bello brutto, ma una volta che ve l'ho fatto vedere, il bello qui è la storia che è assurda. È vivo! È vivo! Grillo. Quell'antenna lì va bene per fare il grillo. E nel percorso del restauro ne sono successe di tutti i colori e per questo voglio raccontarvelo perché possiate prendere spunto, idee e magari non commettere qualche errore che ho commesso io. Se pratichi uno sport o semplicemente ti piace viaggiare, sai quanto è importante e vantaggioso potersi muovere con un furgone camperizzato o un camper per essere sempre autonomi. I furgoni rispetto ai camper costano ancora di più perché sono molto difficili da assemblare e costruire, ma hanno il grande vantaggio che si guidano come un'auto molto grande e consumano meno. Se parlassimo di un modello nuovo, della stessa tipologia di quello che ho acquistato io, parleremmo di cifre che si aggirano fra i 60 e i 100.000 euro, in base all'allestimento. Io non lo volevo nuovo e non potevo nemmeno permetterlo, però a fine 2018 ne ho trovato uno e ho deciso di acquistarlo per poco meno di 10.000 euro. Contestualizziamo: Mercedes Sprinter 412, 5 cilindri, 1998. Omologato camper, quindi ha il vantaggio dell'assicurazione che costa pochissimo e il bollo. Già allestito per l'utilizzo moto. Avevo trovato l'America. Vi è mai capitato di volere talmente tanto qualcosa e di desiderarla a tal punto da fare degli errori? Questo succede nel lavoro, nelle relazioni, ovunque. Quando smettiamo di pensare, offuscati dall'idea di ciò che desideriamo, commettiamo degli errori. Come molti altri ragazzi, sono un pilota che, anche se attualmente non corre, fa il pilota o quantomeno si allena come tale. Mangio bene, mi alleno, come se fossi iscritto ad un campionato, per essere pronto qualora si presentasse l'occasione di poter tornare a correre. E un'altra cosa che reputo fondamentale è l'autonomia. La mia voglia di essere autonomo è sempre stata tantissima e l'avere una moto e un furgone con il quale andare ad allenarmi sono due cose per me fondamentali. E sono proprio queste le cose che mi hanno fatto commettere il primo errore: la valutazione del mezzo. Ok, fatta questa parentesi contestualizzativa, torniamo al furgone che ho deciso di acquistare. Novembre 2018, il furgone ha 260.000 km, che non sono molti per un furgone di quel tipo, che in teoria dovrebbe farne almeno il doppio se tenuto bene. Il resto è un po' vissuto ma tenuto discretamente. Fuori verniciato di fresco, funzionava tutto e soprattutto, vi ricordate il discorso dell'autonomia? Aveva il bagno, la doccia, 2 letti, il frigo, la cucina e per me, che ho sempre avuto furgoni molto piccoli, era come entrare al Four Seasons. Andare a girare con la moto da cross d'inverno, stare al caldo, potersi fare una doccia e stare in giro settimane intere era per me un sogno che si realizzava. Vero è che da un mezzo del 1998 non ti aspetti la perfezione. Sapevo che qualche problemuccio, qualche magagna l'avrei dovuta sistemare. Ma ammaliato dal fatto che l'assicurazione è quasi inesistente, penso che quello che risparmierei avendo un mezzo normale posso investirlo per riparare gli eventuali danni dati dall'età. Ma sì, dai, comunque mi serve e alla fine, anche se è bello vissuto, l'importante è che funzioni tutto. Poi il motore di questi furgoni ha anche la nomea di essere un mulo. Allora Edo, questi qua sono i 2 cuscinetti nuovi che abbiamo cambiato, vedi? Questo qui era quello che la prima volta faceva rumore ed è stato sostituito. Poi abbiamo provato a cambiare questo perché era quello più ovvio, senza smontare niente. Adesso sono rimasti pompa acqua, che senti tu. Adesso non so se nel video si sente il rumore, comunque è abbastanza rumorosa. Hai sentito questo crack 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 qua? Poi c'è la nostra puleggia dell'albero motore che abbiamo cambiato ed è nuova. Poi c'è pompa idroguida che sembra essere l'unica a non fa rumore. E poi c'è la famosa puleggia del condizionatore che è staccato. Senti qua.
Avete presente quando comprate qualcosa, qualsiasi valore abbia, e il giorno dopo non vale più niente? Tipo gli investitori che fanno all-in sulle azioni della borsa e il giorno dopo crollano. Io mi sono sentito così. Nel giro di poco si sono rotti alternatore, pompa del gasolio, turbina, puleggia dell'albero motore, 2 cuscinetti della distribuzione dei servizi. Nel camper invece si rompe l'autoclave, ovvero la pompa dell'acqua, e l'impianto elettrico, quando è collegato alla 220, fa dei rumoracci di tensione dal pannello di controllo. Cavolo, ma che sfiga, sembrava tutto a posto. Però dai, l'assicurazione costa poco e quello che risparmio posso utilizzarlo per riparare questi danni. E alla fine è un mezzo vecchio, quindi ci sta un po' di manutenzione straordinaria. Comunque preventivamente, visto e spaventato dalla situazione, mi informo per vedere se ci fossero e si trovassero sul mercato dei motori di scorta o revisionati, e per fortuna ci sono, quindi nel caso faremo anche questo sforzo. Per fortuna che la struttura è sana e con qualche ritocco qua e là dovrei cavarmela. Me la ripeti la frase? Speri il fuoco. Arriva l'inverno, comincia a fare freddo e ovviamente a piovere. E quando piove gocciola incredibilmente all'interno del furgone dalla zona centrale dove c'è l'aria condizionata. Bisogna andare dal carrozziere, smontiamo e... Beh, la lamiera non è delle migliori. Saniamo alla bene meglio con 2 piastre rivettate e siliconate, rifacciamo l'appoggio in neoprene della base del condizionatore e con questo dovrei aver risolto. Il problema è che l'inverno è lungo, ma anche il furgone, e l'acqua non entrava solo da lì. Allora, il furgone è diviso in 2, la parte anteriore è camper e ci sono i 2 sedili di guida e passeggero, la dinette, la cucina e il bagno. Mentre nella parte posteriore abbiamo l'officina dove si caricano le moto, un banchetto di lavoro e un mobiletto per mettere l'abbigliamento da moto, quindi tuta, casco, stivali e guanti. Sempre nel retro, sul tetto, c'è una finestra per la reazione, ma ci sono delle infiltrazioni e smontando il pannello per controllare, il pannello mi si sgretola letteralmente in mano. L'acqua entrando ha bagnato tutta la coibentazione, che per chi non lo sapesse è lo strato di materiale, e ce ne sono tanti e diversi, che viene messo per isolare dal caldo e dal freddo. In questo caso l'isolante è la lana di roccia che con l'acqua si è impregnata, perde il suo potere isolante e soprattutto puzza di umido, da far paura. In più l'acqua colando dal cielo verso i lati del furgone ha bagnato anche i mobili in legno che sono marciti in alcuni punti. Ah, dimenticavo, caricando un fusto di benzina nella dinetta anteriore, ovvero nella parte davanti, una volta tolto mi sono accorto che ha lasciato il segno. E dico, scusa, ma il legno non dovrebbe essere... duro? Vuoi dirmi che marcia anche quello? Vabbè, svito le viti che tengono il divanetto della dinette per accedere a quello che è il serbatoio dell'acqua e poter ispezionare meglio la zona. E anche qui, sorpresa. Il serbatoio dell'acqua aveva un attacco che perdeva e gocciolava sotto il rivestimento del pavimento e piano piano aveva bagnato il pianale facendolo marcire. Quel maledetto, se avesse gocciolato sopra si sarebbe visto subito, invece ha fatto tutto di nascosto. Ovviamente anche il telaio in ferro che teneva fermo il serbatoio dell'acqua non se la passa molto bene. Ok, è il momento di andare nuovamente al carrozziere. Prima di andarci però smonto tutta l'officina posteriore per facilitare il lavoro, con l'idea poi di rimontarla in maniera più semplice. Ma una volta che ho risolto questa, dai, dovrei essere abbastanza a posto. Con il carrozziere in questione decidiamo che è meglio togliere completamente la finestra perché le guarnizioni sono introvabili e purtroppo non basta un po' di silicone. Vabbè, amen, tanto che me ne faccio della finestra nell'officina, è un lusso che posso evitare, quindi... chiudiamo. Per il davanti, nella dinette decido di tagliare il pianale solo dove marcio. E sanare la lamiera che ovviamente aveva fatto la ruggine con l'acqua stagnante. L'idea era quella di rifare solo l'officina posteriore e la parte di pianale anteriore senza esagerare con i lavori e toccando il meno possibile. Un paio di pomeriggi a grattare il pianale per sanarlo, una bella verniciata di fondo antiruggine e via. Ed ecco qui, dopo qualche mese, come avete visto, il mio acquisto vale poco o nulla, ma tralasciando il fattore economico, il problema è che non è nemmeno sfruttabile perché è tutto smontato. Le uniche cose che funzionano sono nella parte centrale, ovvero il bagno e la cucina. Io odio fare le cose fatte male e così decido di affidarmi ad un amico, ovvero Daniele Castellini della carrozzeria Castecar di Porlezza. Magari vi è capitato di vedere questo cognome sui miei social perché Daniele appunto è il fratello di Paolo Castellini che mi vernicia i caschi da ormai 5 anni. Una famiglia con l'aerografo in mano, insomma, ma qui di aerografo
c'è poco da utilizzare, perché il lavoro non sarà di fino, dovremmo risolvere le magagne e basta. Il problema vero è che anche se il furgone è verniciato di fresco, verniciatura con tendalino montato, sotto nasconde dei gran aggeggiamenti fatti negli anni e alla bene meglio. Il tetto, così come alcune parti laterali, sono completamente stuccate. Lo stucco, se usato eccessivamente e in maniera strutturale, è completamente inutile. Il furgone prende due buche, le lamiere flettono, lo stucco fa le microcrepe e l'acqua entra. Comunque spiego a Daniele che il mio progetto è quello solo di sistemare la parte posteriore dell'officina e il pianale anteriore della dinette senza esagerare con i lavori, perché non volevo spendere troppo tempo e soldi su un furgone di quell'annata e con quel chilometraggio. Con Daniele cominciamo un'analisi approfondita del mezzo. Il tetto è in condizioni pietose. cosa facciamo Dani? Lo buttiamo via? Forse è meglio. Forse è meglio. Ma tutto, È tutto bagnato. È normale, cioè marcio. Oh, qua c'è buco, Sì, è bucato. Qui dove è montato il tendalino ci sono 5 buchi. Però per tenere il tendalino ne basterebbero 2. Gli altri 3 secondo voi sono chiusi o aperti? Vi lascio immaginare. E quando piove? Il pannello solare è avvitato direttamente nella lamiera con delle viti autofilettanti da legno. Bucare un tetto per attaccare giù un pannello mi sembra allucinante. Assurdo. Anche qui vi lascio immaginare cosa succede quando piove. Arriviamo al punto cruciale. C'è da rifare mezzo tetto e dobbiamo andare a mettere mano in alcuni punti dove per saldare dobbiamo necessariamente smontare quello che c'è sotto, nell'interno, ovvero l'unica parte rimasta sana, il bagno e la cucina e il pannello di controllo. Stiamo cercando di capire se smontare anche la cucina e in questo caso il bagno, perché dobbiamo agire sul tetto che è marcio, è bagnato. Aspetta. Vergognoso, per fare un lavoro fatto bene. Quindi i soldoni, Dani, cosa dobbiamo fare? Smontare? Tu dici smontare il bagno 2 pareti del bagno e il mobiletto sopra la cucina. e il mobiletto sopra la cucina e togliere Tiriamo il tutto cielo. il rivestimento, Tutto il cielo. tutto il cielo, e poi ripartiamo da zero. Almeno poi rifacciamo anche le basi di appoggio dell'aria condizionata e dell'oblò, in maniera che poi acqua non entri più. Daniele è disperato, il suo dipendente calogero anche. Pulizia pannello 200 euro. Segna. Io ho il morale sotto le ruote del furgone. Alla fine decidiamo di smontare tutto. Dovrebbe venire via, dovrebbe. E già che c'eravamo, abbiamo verniciato anche completamente l'interno, visto che era battagliato anche quello. Con questa foto su Instagram avevo dichiarato il Day Zero, ovvero il giorno zero dal quale sarei partito a ricostruire tutto, con logica, precisione e pulizia. Decido di togliere completamente anche l'impianto elettrico che... Grande soluzione tecnica di ingegno. È andata a finire che in quella carrozzeria ci ho passato 3 settimane, dal lunedì al sabato, e perché la domenica erano chiusi e Daniele mi cacciava. Volevo sistemare il mio maledetto furgone perché l'avevo comprato per backpack, per i miei allenamenti e perché mi serviva, altrimenti non l'avrei comprato. È come se compri un telefono nuovo e poco dopo te lo rubano. Cosa fai? Ne compri un altro. Il problema è che un furgone non è come un telefono e io non avevo e non ho la libertà ed il potere economico
di poter dire ok, ho sbagliato, ne compro un altro. Avevo fatto all-in e dovevo risolvere la situazione. Con Daniele e Calogero, che hanno preso letteralmente a cuore la situazione, abbiamo aggredito il furgone per 3 settimane. Io e Daniele ci occupavamo dello smontaggio e della carrozzeria. Il tetto è stato completamente riverniciato e sanato, mentre Calogero, master di lamiera e saldature, ha rifatto alcuni pezzi del tetto e delle portiere che erano corrose dalla ruggine. Ma questo ve lo racconto la prossima volta, se no facciamo notte. Ciao.